Azione! La battuta del cinghiale l'avrà registrata. Mi fischia l'orecchio. Ho un problema di udito adesso. Sì, era un po' too much. Ma hai acceso? Tutto! Non sento niente, ma è tutto acceso. Allora, Marco è già ubriaco, anche Giulio Perfetto. penso. Sì, Giulio lo nasconde molto bene, però. Io meno. Ma perché Giulio è sempre così. Puntata pilota di un nuovo podcast che avrebbe previsto un pubblico che non abbiamo, c'è poco da fare, ma ce l'avremo nella prima puntata, perché questa è la puntata pilota, con Marco Bracca e Giulio Chiossone, che non è uno youtuber però. Quasi ormai. Quasi. Un improvvisato. È più su YouTube che in negozio, Esatto. praticamente. Vi ho riuniti qui non per una seduta spiritica o per giocare a un gioco di società, ma per fare una chiacchierata tra appassionati, youtuber e anche rivenditori, reseller, i capi del mercato grigio. No, più o meno. Dovete sapere che Alessandro non ci ha detto niente di quello di cui dobbiamo parlare no, oggi. è vero, è tutto live, altrimenti le reazioni non sarebbero state Effetto spontanee. sorpresa. Effetto sorpresa, una chiacchierata, è la prima puntata di una serie di chiacchierate che vedranno coinvolti anche altri ospiti. Per esempio, la prossima dovrebbe esserci un nuovo youtuber ospite, che non sveliamo. Nel senso Non che è appena diventato uno youtuber. Che è un altro youtuber. Non da tanto, sì, non è uno ok, youtuber no. da tanto tempo. Non sapendo il nome, non so. Ok, una domanda semplice, e cioè Domanda semplice. perché nasce la passione per gli orologi? Ma non è una domanda del tutto banale, perché in realtà mi ci devo ricollegare tra non molto. Cioè, come vi appassionate? Per esempio Marco, soprattutto, perché insomma, Giulio lo abbiamo conosciuto soprattutto su TOC, lo abbiamo conosciuto meglio. Come è iniziata per me? Sì, perché sei qui oggi a parlare di orologi in questa puntata? Perché sei qui Di oggi? cuore vi dico... Perché sei qui? Perché Vabbè, l'hai pagato, questo lo sappiamo tutti. a parte questo, cioè, sono qui oggi perché vengo trascinato, come in tutte le mie attività riguardo gli orologi, vengo trascinato dalla mia passione. Cioè la passione penso sia qui a unirci. Non so, che sarà pure il vino che sta parlando. Anche è qui a unirci, e diciamo che mi piace pensare che sia il bambino dentro di me che con quella passione ludica antica, che forse una volta amava giocare con i giocattoli, poi con i videogiochi, credo che per me, anzi sono convinto che per me gli orologi rappresentino quella passione giocosa, quel piccolo divertimento che un bambino che poi è diventato un uomo riesce a ritrovare in oggetti. Cioè trovatemi un altro tipo di oggetto che può divertire così tanto uomini. I Lego, le macchine. Impazzisco, c'è gente che impazzisce di 40 anni che Io impazzisce le per i colleziono. Lego. Tu li collezioni, vedi? Io credo sia la stessa cosa, perché alla fine sono oggetti piccoli che è possibile collezionare, che è possibile capire, studiare, amare, quindi per me è Una delle passioni da Sì. adulti, insomma. Sì. Quindi da piccolo è una cosa che porti... Non con gli orologi in realtà. Io conosco gli orologi, amo gli orologi da quasi 10 anni. Beh, vabbè, è passato un po' di tempo. Sì, è passato un po' di tempo. Il mio primo orologio l'ho comprato nel 2015, un Seiko, e da allora è stato un divenire, un crescendo continuo. Il Seiko Panda. No, il Seiko Panda è stato il secondo, il terzo orologio. ok. Ho preso un Seiko 5, un pensavo entry fosse level, quello il nuovo, e da lì in poi è stato un continuo crescere, come dire, è aumentato, si è amplificato grazie alle amicizie, ad amici che collezionavano anche essi, e poi è arrivata la community, il canale YouTube, che mi ha permesso di espandere questa cosa. Subito dopo, tra l'altro, no? Dopo un paio di iniziato- anni, sì, ero un totale neofita io all'inizio, ma con una gran voglia di raccontare questa passione che sentivo dentro, questo fuoco inestinguibile che sento ancora oggi come il primo giorno. Quello deve essere il wasabi, secondo me. Sì. Il fuoco che senti. Sì. Francia, puoi venire tu a sostituire qualcuno che sente male nel frattempo? Giulio, per te invece? Ma io invece, enfant prodige. È nato imparato lui di famiglia. No, avevo 8 anni e mi sono appiccicato a una vetrina a guardare, a fissare un Vacheron Constantin Royal Eagle. Già eravamo partiti. Era da già una vecchio roba. dentro. Sì, era già vecchio dentro. Sì, il Vacheron Constantin a 8 anni, dai.
È un flick flack, uno swatch colorato, No, il no, Vacheron Vacheron. Constantin Eagle. Numero 1. Quindi da quell'episodio mio padre capì che poteva essere una passione un po' pericolosa, diciamo così, e niente. E poi è iniziato, non so se ricordate, no, forse voi siete un po' giovanotti, i Winchester, Sì, sì. ok? Poi Lui è iniziato giovanotto. No, con, infatti non lo so. i primi Casio grandi, multifunzione, che arrivarono in Italia, man mano, e fin quando ho scoperto Rolex. E lì, dopo una corte molto prolungata col mio vecchio, sono riuscito ad avere il primo Submariner. E poi è diventata qualcosa dove, oltre alla passione, ci è voluto anche il contributo economico importante, perché in È alternativa diventata non si quello. produceva. È diventato un lavoro molto dopo. tanti Ma anni dopo, adesso ci arriviamo. Ma la tua passione con Rolex invece qual è? Perché ne hai in collezione? Ne ho tanti. Rolex è stato il mio inizio Quindi anche per dopo te. Seiko. Ah, diciamo. dopo Seiko, ok. Diciamo sei che passato da Seiko a Rolex così, tum tum. nel giro di un annetto, perché comunque avevo qualche risparmio da parte, sentivo che una passione del genere non ce l'avevo mai avuta. Sentivo che sarebbe stata in un certo senso parte della mia vita, cioè una di quelle cose che capisci subito che fa parte di te. Ma stiamo parlando proprio di Rolex. Sì, ho comprato... Marco Braca che fa auto. il mio primo Rolex è stato un Tatuaggio, Precision. qua. C'è il tatuaggio di Rolex. Il mio primo Non Rolex sapevo. è stato un Precision, il primo Rolex di tanti. Anche il mio primo. E poi dopo un paio d'anni arrivò il Submariner. Comunque all'inizio devo ammettere che vedevo tanto Rolex un po' come raggiungimento di uno status. Il punto d'arrivo. Sono diventato grande, sto lavorando, ho dei soldi da parte, mi compro un orologio importante. E che orologio importante mi compro? Mi compro un Rolex. Cioè, quindi anche per me è stato così all'inizio. Pure Con- io ho avuto un 6694 Quindi il all'inizio. premio per un Quello traguardo avevo anch'io. praticamente. Sì, devo dire anche l'idea di sfoggiare, di indossare un bello orologio. Per me Rolex era quello all'inizio. E poi? Poi diciamo che in questi ultimi anni sono orologi che io continuo ad avere in collezione. Ho un Precision, il Submarine storico, e ho comprato anche un Daytona acciaio oro nel corso degli anni, ma sono orologi che ho sempre di più visto come puro investimento, quindi non riesco più ad indossare. Li usi poco. Non li indosso praticamente mai ormai. Anche perché Ma anche per una questione proprio di percezione da parte dell'appassionato. Perché no, quello non mi interessa. molto spesso si legge non lo indosso Per perché gli mi altri. giudicano. No, Però io ho comprato cioè, quegli non è orologi. passione. Io ho comprato quegli orologi nella miriade di referenze che c'erano perché mi piacevano a me. Mhm. Quindi quando metto ancora oggi il mio sub, lo guardo e dico è l'orologio più bello del mondo. È il diver più bello del mondo, è il diver più perfetto che ci sia. Più dell'Apnis? Allora, la domanda difficilissima l'Apneist, questa, ti che rispondo- avete entrambi al polso. Ti tra rispondo a tono. L'Apneist non è altro che la mia, come dire, la mia creazione, la mia interpretazione di ciò che io avevo intravisto, che amavo del Submariner. che non è tutto, perché il tuo Uplist l'hai interpretato in maniera diversa dal sub. Completamente diversa. Ho visto i giochi come dire, di linea, di luci, il colpo d'occhio che magari mi piaceva tanto del sub, e l'ho interpretato, l'ho creato A modo tuo. e l'ho convogliato in quella che è la creazione del mio sogno, del mio orologio, però con la mia idea. Però diciamo che soprattutto da quando ho creato il mio diver è diventato superfluo indossare altri orologi subacquei, compreso il Submariner. Ecco. Sì. Quindi solo Uplist per te. Ma perché per me, Perché il tuo. per me il Submariner è bello in quanto diver robusto. Ogni volta che lo guardo Deve fare quello. percepisco, Massiccio. vedo la sua corona grande, imponente, percepisco la sua robustezza, la sua indistruttibilità. E ho creato un mio orologio seguendo queste caratteristiche. Nel momento in cui ho creato il mio, che mi piace ancora di più, perché dovrei indossare altro? C'è il tuo nome sopra. E soprattutto non hai rischio furto, non hai problemi Quello fa tanto. di niente, È uno dei non motivi- ti guardano, cioè per me quella è la bellezza È di uno dei indossare. motivi per cui, per esempio, il Moonswatch, che alla fine non uso quasi mai, però mi capita di volerlo utilizzare per stare anche In più completa tranquillo, leggerezza. più spensierato. Poi alla fine non lo uso. Ecco perché ne hai comprati 5. Uno me l'ha regalato lui. No, Ma debunk, non è neanche- vero. ma neanche- Diciamolo. Ma sai che non è vero?
No, ma una domanda invece mi piacerebbe fare ad entrambi, ma poi se volete rispondo anche io. E cioè la passione per gli orologi, no? Oggi è più passione per gli orologi o più interesse per il guadagno, per i soldi? Perché tu li vendi gli orologi. Credo che lui non ce l'abbia interesse per... Beh, diciamo che il canale YouTube, il corso da orologiaio, quindi poi il suo Ti laboratorio, rispondo semplicemente... realizzare un orologio, quanto c'è di passione e quanto c'è di guadagno? 90% passione. Diciamo che è una passione molto, molto impegnativa se si vuole continuare a comprare, perché comprare orologi... da un punto di vista economico. È impegnativo comprare orologi, soprattutto quando sei un collezionista Soprattutto o un accumulatore. Io sono un accumulatore, io non vendo gli orologi che compro, molto raramente lo faccio, mi piace averli, mi piace guardarli, mi piace l'idea di possederli, di avere varie versioni dello stesso modello nei vari quadranti. Io ho una fascia entry Addirittura level. a questo livello? Sì. Stesso orologio, varie versioni? Sì, io ho 40 Seiko, 5, solo di un modello. Cioè. Con vari quadranti. Sì. Ne hanno fatti 40 diversi? Ma no, ne avranno fatti 200. Ah, ok, scusa, non Ne ha sapevo. solo 40. Però per forse. dire... Deve crescere. Io trovo sia ipocrita dire che non c'è niente dal punto di vista economico, perché comunque altrimenti sarebbe la stessa cosa di buttare soldi dalla finestra o di comprare orologi. Ma tu stai senza parlando la di testa. quanto vale la No, collezione non di o della tua attività? No, non di quanto vale della collezione. No, io ti parlo dell'attività, cioè questa continua passione per gli orologi. Quanto è legata al fatto che oggi ne è diventata anche una professione e quanto invece è soltanto passione per l'oggetto? A me piace dire che il fatto di essere riuscito a lavorare con gli orologi è soltanto la conseguenza del fatto che io sia appassionato di orologi. Quindi, E continueresti in ogni caso se non ci fosse un ritorno economico? Ma poi c'è un ritorno economico? Certo, io continuo a farlo anche offline. Io la maggior parte delle cose che faccio in orologi non le condivido. Ok. Quindi è 90% passione e un po' anche E di 10% è lavoro. conseguenza Sì. di quella passione. Sì. Anche perché Per me è un gioco. io Per me- stesso nasco come appassionato ben prima di poter pensare di guadagnarci qualcosa, per esempio con lo stesso YouTube. La passione c'era e ci sarebbe comunque, penso. E tu, Giulio, che invece che mi guardi male, tu che li vendi questi orologi? Per me è una professione, un lavoro. E quanto c'è di passione e quanto di professione? Per te è indubbiamente una professione, è il tuo lavoro, insomma. Esatto. No, sono due cose molto separate. Cioè, la mia passione c'è, la porto avanti, la coltivo, continuo a collezionare, a comprare orologi e quant'altro, ma è un aspetto mio personale, privato, che... Anche un po' privilegiato, perché tu collezioni orologi che compri a prezzi da reseller, No. immagino. Come no? Perché? Gli orologi che compro per me normalmente sono sempre i più cari dei cari che trovo. Però hai la possibilità di pagarli meno del mercato, immagino. Beh sì, rispetto diciamo al privato che si affaccia a qualcosina di risparmio, ma io compro gli orologi più cari perché sono quelle con le condizioni in assoluto migliori. Ah, vabbè, possibili in e quel senso. immaginabili, sì. Quindi realmente non compro mai per risparmiare, cioè non ho mai comprato un orologio con l'idea qui il prezzo è così conveniente allora lo compro. Mai, anzi, a volte ci ho anche rimesso, ma non mi importa perché io lo compro quando l'orologio mi piace, quando deve entrare nella mia collezione, quando secondo i miei schemi mentali va a completare un segmento della collezione. Però questo è tutto sfera privata, che non ha nulla a che vedere col lavoro. Sul lavoro cerco di essere un professionista e in quanto tale abbastanza distaccato rispetto al mio gusto personale, tant'è che tratto ovviamente anche degli orologi degli orologi che io non comprerei mai, perché... Ma non rientrano nei tuoi gusti. Sì, a livello estetico. A livello Qualitativamente collezionista. cerco sempre qualcosa che rispecchi i miei canoni. A livello di gusto ovviamente no, perché fortunatamente non tutti hanno i miei certo. gusti e quindi bisogna accontentare un po' tutti. Certo. Tutta la clientela. Quindi stabilito che sono due aspetti della mia vita completamente scissi e separati, non c'è mai stato dualismo. Ti è indifferente. Sei Sì. collezionista da una parte Sì. e commerciante Sì, dall'altra. anche perché ero collezionista molto prima. Vabbè, a 8 anni guardavi Vacheron Constantin. Sì, però per carità, lì Ma sognavo. Quel Vacheron Constantin ce l'hai in collezione almeno. No, E perché? perché poi crescendo ovviamente mi sono appassionato ad altri orologi. Quando ho iniziato ad avere l'occasione ho comprato
altri orologi, mi è capitato di avere altri orologi, poi Vacheron non è un orologio così diffuso, e quando ho deciso che volevo così completare la mia storia a livello collezionistico, e quindi ho iniziato a cercare, ed è successo una quindicina d'anni fa, ho iniziato a cercare questo Royal Eagle, non l'ho mai trovato nella configurazione come me ne sono innamorato, e soprattutto nelle condizioni che per me sono indispensabili, perché è un orologio della mia collezione. Detto ciò, spero domani Di trovarlo. Sicuramente il giorno che lo troverò, come dico io, sarò pronto a pagarlo, ecco, anche in quel caso qualunque cifra, anche se è al di sopra delle quotazioni e quant'altro, non importa, perché per me ha un valore superiore, deve entrare Ha un valore collezionistico. Sì, Personale, molto valore personale. sì, molto affettivo, molto concettuale. Quindi... Parlando di valore personale, l'Apnist per esempio è un progetto che stai portando avanti, che continuerà, o hai deciso di interromperlo, ti ha soddisfatto? Come sta andando Allora, l'Apnist? siamo in un contesto di amici e quindi voglio essere completamente senza nessun filtro con voi. Io ho creato questo Questo orologio... è sempre il vino, perché Sì. ci stanno guardando migliaia di persone. Io ho creato questo orologio Ma non lo so. come raggiungimento, come apice di un percorso Da appassionato. da appassionato. Quindi penso che sia condiviso da tanti questo desiderio di creare il proprio orologio, di immaginare nella propria testa un L'orologio qualcosa, perfetto per te. finalmente riuscire a concretizzare il proprio sogno, a renderlo realtà. Date le scelte che ho fatto, sia qualitative che filosofiche, sulla provenienza del materiale, il Made in Italy, è stato un progetto molto oneroso, un progetto anche poco sostenibile dal punto di vista economico, e che, se posso essere proprio sincero e senza filtri, economicamente parlando, non mi ha dato le soddisfazioni che potevo sperare o sognare di raggiungere. Il sogno di produrre ancora orologi c'è, la voglia di esprimere questo lato di me c'è e continuerò a farlo, ma in un modo probabilmente ancora diverso e ancora più esclusivo. Ok, quindi è un progetto che vuoi coltivare. Sì, con un altro orologio, un nuovo orologio, sempre con il mio marchio, ideato in modo un po' diverso. Ok, C'è una già seconda in linea. cantiere. È già in cantiere, Secondo immagino me di da sì. come ne parla, Lo sto partorendo, è un eh. po'... sta girando. Immagino di sì. Sì. Non credo neppure sia semplice Lungo, programmare la no. produzione di un orologio. È molto difficile, fornitori. soprattutto il momento che stiamo vivendo adesso, economicamente parlando, in Italia, sarebbe un salto nel vuoto. Non è Arriverà. un momento di sicurezza per i microbrand, è un momento di grande crisi per tutti i microbrand, in generale per il mercato degli orologi. È un momento particolare. Preferisco essere cauto in questo momento. Eppure i microbrand stanno avendo sempre più spazio, no? Hanno delle fiere dedicate, come per esempio il Watch Sovita. concorrenza tra di loro. C'è sempre Inizia ad più concorrenza. esserci, sì. Tantissima Possiamo parlare concorrenza. effettivamente di concorrenza, perché se prima erano pochi esempi che tutti i collezionisti italiani, bene o male, provavano, tutti, adesso iniziano ad esserci decine. E prima erano di forse microbrand. degli esperimenti di qualcuno proprio che qualche visionario. Mi viene in mente per esempio Gruppo Ardito, no? Sì, erano che non faceva orologi per la massa, facevano proprio degli esperimenti. sì, esperimenti tecnici. Al tornio, me li ricordo. Sì, no, erano i microbrand una volta erano per la super nicchia. Adesso, con anche i volumi produttivi, Anche un po' la globalizzazione, forse, sì, si cerca di arrivare anche fuori dall'Italia, e comunque si stanno sempre di più ideando, bene o male, design anche classici, consolidati. Prima era un po' tutto sperimentale nei microbrand, in Italia almeno. E poi in generale il panorama dei microbrand internazionali adesso, non solo in Italia, ma anche in tutte le nazioni d'Europa, in America, è pieno di brand nuovi. Per esempio, è impossibile ormai tenerli d'occhio, perché sembrano nascere continuamente, è un mercato che si sta saturando ad una velocità incredibile. Teddy Baldassarre, per esempio, che è, diciamo, un youtuber generalista, forse il più seguito oggi, no? Credo sia quasi a 1 milione di follower. Sì, tra i più seguiti. Lui ha spesso dedicato intere sezioni anche del suo blog a microbrand, e sono decine e decine. Io stesso volevo fare una puntata sui microbrand, quindi commentare i microbrand, ma ho dovuto tagliare in varie puntate. No, ma devo ci ancora sono, terminare, sono centinaia. Penso che stiamo arrivando ad avere, probabilmente più microbrand che brand storici presenti nella proposta attuale. Ma ritieni per esempio che
sia tutto mosso da passione, come per esempio nel tuo caso, senza nascondere naturalmente che c'è un interesse economico, cioè la speranza che la passione possa trasformarsi in un Deve lavoro. esserci di base il sentore che Ma quello che per stai facendo tutti- sia sostenibile economicamente. E per tutti i microbrand secondo te c'è passione o ci sono per esempio tanti venditori di coltelli che si sono messi a fare Secondo orologi? me, mi dispiace dirlo e spero non venga letto come un attacco nei confronti di altri colleghi, non stiamo facendo nomi, produttori. anche perché abbiamo detto sono decine, si potrebbe... Allora, purtroppo mi ritrovo anche a seguito di tanti riscontri da parte di miei follower a riscontrare il fatto che i venditori di coltelli, oppure per meglio dire, quelli che hanno vero interesse economico nella produzione di orologi, è non solo siano tanto i microbrand, ma siano i brand storici rilanciati. Quelle sono pure, io ci vedo veramente tanto pure operazioni commerciali dove non c'è nulla di nuovo effettivamente, dove non c'è un design o uno studio, si riprende, si compra, si mettono dei soldi, si rilancia un marchio, è un'operazione commerciale nella speranza che funzioni Sì. bene come funzionava e in passato. da produttore di microbrand ti dico, questa cosa è molto frustrante perché vieni visto comunque come un produttore di seconda categoria, nonostante il fatto che L'impegno sia maggiore. decisamente, lì viene visto un heritage che in realtà una storia che Sì, ha tu avuto sei delle stato- interruzioni, degli stop, sei stato ripartita, cambi di molto gestione. critico, come anche Pierpaolo di Undersea Time, Sì. proprio sulla questione del rilancio di un finto heritage che viene effettivamente... Ma in generale anche nei confronti dei grandi marchi. Oggi i grandi marchi, la metà dei grandi marchi, l'80% dei grandi marchi storici sono l'ombra di ciò che erano in passato, delle manifatture, come dire, del sapere umano che c'era dietro che li ha creati. Sono dei marchi che continuano Sono dei marchi. vivono di passato. E il fatto che un marchio viva di passato e che basti quello per vendere, lato produttore ti dico è frustrante, perché Ti vedi mettere in piedi il scavalcato. tutto da zero e sentirti categorizzato come serie B solo perché non hai una storia fa male, ed è molto più difficile rispetto per ad altri. esempio, per Viene te voglia di quanto- comprare qualche marchio storico, di fare un rilancio perché economicamente è più interessante. Da commerciante, tu per esempio non ti sei mai occupato di microbrand. Quando ti chiedo di microbrand mi guardi quasi ridendo, No, non li conosci. La maggior parte non li conosco. Ma Ne perché? conosco Perché pochissimi. la storia, anche da un punto di vista commerciale, è comunque secondo te più importante di una... In questo momento sarà in bianco e nero. Il caffè è arrivato, quello vero. Meno male. No, Giulio, da un punto... Sì, Bene. Allora, sì. da un punto di vista commerciale, no? Dicevamo microbrand, non li hai mai trattati. In realtà, forse per la prima volta È una tratterai prima volta. Allora, l'Apnist. c'è sempre qualche eccezione perché d'altronde tutte le regole hanno un'eccezione, però io non sono mai stato uno che ha creduto nei microbrand, perché la mia esperienza negli anni di carriera mi ha fatto vedere quanti microbrand sono nati e ahimè purtroppo poi sono anche finiti. Mhm. Quindi Tu dici da un punto di vista commerciale devo poter puntare su qualcosa di solido, è il mio Sì. lavoro. Assolutamente. Ovviamente ci sono delle eccezioni, come è giusto che sia. Per esempio, senza scherzi a parte, sull'Apnist di Marco una scommessa la stai facendo, no? Ma guarda, Non è un video sponsorizzato no, di Marco. non è una scommessa, però ti l'ho dico la preciso. verità, è un orologio dove col mio modo di essere schietto e sincero posso raccontare come la sua passione, la ricerca, lo studio, l'impegno che ho messo nel realizzare questo orologio mi hanno conquistato. E lo puoi raccontare ai tuoi È clienti. stato un piacere farselo spiegare da lui, è stato un piacere vederlo, toccarlo, e in quest'ottica, senza nessuna idea che un domani diventerà l'orologio famoso che avrà Sì, rivalutazione, certo, perché certo. assolutamente non posso credere a questo, quantomeno allo stato Eppure è attuale successo non posso. ad alcuni microbrand. Comunque è un altro discorso. E ci sono le eccezioni che confermano Certo, la regola, certo, però io non assolutamente. posso vendere Non lo per puoi vendere come probabile no, qualcosa ci che è mancherebbe. molto improbabile. Ci mancherebbe. Però è un orologio, ecco, che secondo me deve essere orientato agli appassionati, Sì, a sono chi d'accordo.
può rimanere affascinato come sono rimasto io, ecco, può trovare soddisfazione nell'acquisto, nell'indossare, nel possedere un oggetto di queste caratteristiche. Sono più che d'accordo, tant'è che il motivo per cui, nonostante sia sempre stato un collezionista un po' orientato soltanto a determinati marchi, a determinate fasce del lusso, YouTube un po' mi ha cambiato, no? Ho fatto esperienza, ho conosciuto Marco, ho conosciuto tanti altri punti di vista, anche dei commentatori, no? Di chi mi segue. Certo. E mi sono avvicinato ai microbrand, ad alcuni microbrand, non a tutti, anche perché non conosco le storie di tutti, proprio per ciò che c'è dietro. Cioè mi sono appassionato quando il produttore, che in questo caso è Marco, ma potrebbero essere altri come Francesco Calamai, per esempio, i ragazzi di HTD, mi hanno raccontato come nasce un orologio, no? Cosa c'è dietro. Quindi al di là che l'orologio piaccia o meno, che sia fatto in un certo modo o in un altro, Esprime un fascino. quello che mi affascina è parlare con Francesco Calamai, che mi ha portato in fonderia a vedere le turbine dei Tornado tagliate per essere fuse. Insomma, e sono quelle piccole cose che poi coinvolgono l'appassionato nel mondo dell'orologeria, e non è più soltanto un orologio di lusso che mantiene il valore, ma è anche qualcosa fatto con passione, con una certa filosofia. Quello mi affascina. Sì, Per secondo esempio, me sono orologi che devono essere visti come ideologicamente un'esperienza. sì, Mentre chi si avvicina al Rolex compra Il brand. compra il il brand, brand, lo status il symbol, prestigio, cioè. il design, dove Cioè, pretendi il non ho livello mai che nascosto che distingue Rolex dalla mi piace tanto anche per ciò che rappresenta Esatto. da un punto di vista Esatto. dell'accessorio. Qualunque Da microbrand appassionato non lo nascondo. invece deve essere un momento di esperienza personale, anche perché per antonomasia non ha le caratteristiche dei brand storici e famosi. Non sempre, sì, non sempre, però alcune volte, vabbè, non certamente a livello da Rolex in su, no? Come Omega o come Audemars Piguet, però tanti brand storici spesso utilizzano gli stessi calibri di un Calamai, no? Faccio l'esempio del Sellita utilizzato spesso da Tag Heuer, per Certo. dirne uno, però insomma sì. Però per esempio per me la storia è importante, nel senso che non le do importanza fondamentale. Cioè, se c'è la storia, io racconto la storia. Se c'è la storia di Marco o di Calamai, sempre per dirne uno, io racconto la storia di Marco e di Calamai. Non sarà una storia centenaria, ma di un anno, Però Calamai c'è- di 15. Però c'è un Però qualcosa c'è ed è dietro. affascinante sentirla raccontare. Cioè, quando Francesco mi fa vedere la foto con il capo di Stato Maggiore dell'aeronautica, quando Marco mi ha raccontato della ricerca per poter realizzare una cassa in Italia, che poi è stato il motivo per cui ci raccontavi, immagino che il progetto insomma non ti ha portato anche Guadagni economicamente, esclusivi che la gente si aspetta. perché insomma il valore è quello. Però sì, secondo me sono storie da raccontare. Poi per esempio ho tanti follower che collezionano anche roba importantissima, ma sto parlando di Paul Newman, di indipendenti, roba veramente da centinaia di migliaia di euro. Però loro stessi spesso mi hanno raccontato che pur non comprando un Calamai o un Upnist, in ogni caso sono interessati, sono affascinati dal sentir raccontare una storia. Poi ognuno i suoi gusti, ognuno la sua collezione, però l'ho sempre reputato interessante. Io reputo interessante la storia, Mm. in generale parlando ad ampio spettro negli orologi. Ma quando l'orologio che hai in mano racconta una storia, non se è il brand a farlo, non se è un modello... Quel pezzo specifico? Quel pezzo specifico legato a quel marchio, se ha un bagaglio effettivo di storia da raccontare. Cioè Quando- se è quando stato la- al pozzo di Quando- qualcuno, no, per no, esempio, non in quel quello, senso. non quello. La storia, con storia io intendo anche prestigio, intendo anche successi raggiunti dal punto di vista dell'innovazione tecnica. Ah, ok. Una grande manifattura del passato non può vivere solo di passato oggi, Mettendo un sellita dentro. mettendo un dici. sellita dentro e utilizzando un'estetica completamente nuova e che non rimanda nulla con il classico. Nonostante questo, la gente paragona la storia al blasone ormai, quindi sul marchio è storico e anche blasonato. Nonostante il fatto che non è necessariamente non sono legate queste due cose. Io sono di un'opinione un po' diversa, l'ho sempre detto, e nel senso che io sono legato al blasone. Nonostante il rilancio veda per esempio un progetto completamente nuovo. Sono legato più che altro al fatto di non perdere una storia, un blasone, anche se oggi non sono in grado di fare la storia del passato. Faccio un esempio, Vulcan, no? Abbiamo fatto da ultimo l'edizione limitata
è un orologio che non ha nulla a che vedere con il passato. È una cassa nuova, all'interno c'è un Soprod C125 comprato da un terzo, costa quello che deve costare, perché costa 1.890, insomma. Credo che questo sia importante, il fatto che rispecchi anche i contenuti, non può costare 4.000 euro. Però Vulcain ha la storia di aver inventato lo svegliarino, di essere stato al polso di Eisenhower, di Truman, e quindi sono comunque contento quando un marchio viene recuperato. Faccio un esempio, Trematic, recuperato da ultimo da dei ragazzi italiani, anche loro storia nel passato, grandi orologi vintage. Sono contento che qualcuno lo recuperi. Sì, bisogna Non so quanto poi ripartire nel modo giusto, però. I ragazzi Trematic con l'ultimo progetto è molto bello. non so se tu l'hai visto, hanno Molto recuperato, bello. te lo faccio vedere, perché hanno recuperato un orologio Vintage proprio, classico. lo hanno rifatto 1-1, cioè hanno ricominciato Quasi, diciamo, 1-1. quasi 1-1. Il vintage sembra carica manuale, o sbaglio? No, ora Però- mi cogli impreparato. E quindi parlando di social, quanto è importante per esempio per te essere presente da un punto di vista proprio commerciale? Beh, tanto. Sicuramente i social oggi nella comunicazione. Ma ti stanno già servendo al di là della comunicazione o di quello diciamo che così, pensi? a livello di branding sì. Mm. Non hanno aumentato le vendite, però hanno permesso a tante persone di conoscere l'azienda. Quindi Ok. un'utilità già concreta c'è, assolutamente. Poi è ovvio che i social sono un mezzo e bisogna vedere come uno lo utilizza e per che scopo uno lo utilizza. Ecco, noi cerchiamo semplicemente di presentarci, di farci conoscere, di dare un'idea della nostra identità, del nostro modo di lavorare. Però nella società attuale non si può prescindere da quei mezzi lì. Sì, ormai non sono possono essere gli fondamentali. Non possono essere gli unici, però sono molto importanti. Io credo che nell'evoluzione delle cose ci saranno ancora tanti cambiamenti. Anzi, per come vanno interpretati lo scopriremo solo vivendo, perché adesso c'è tutto il tema dell'intelligenza artificiale. Insomma, nei prossimi anni penso che ne vedremo veramente delle belle e bisognerà rimanere aggiornati. E tu sarai presente sui social, la vedi una strada da perseguire? Assolutamente sì, Mhm. decisamente. Per me senza social non saremmo neanche qui, quindi insomma. Noi non facciamo c'è il testo. poco. Noi siamo creature, nell'ambito degli orologi, dei social. Però da appassionato, prima dei social, poi sei stato uno dei primissimi, forse il primo, Tra i primi. tra i primi a parlare di orologi, ma proprio nella tua vita quanto è stato importante YouTube o i social? Ah, io Cosa avresti fatto senza YouTube? YouTube è stato uno dei, se non il lavoro più importante della mia vita, è il lavoro più lungo per ora nella mia carriera di vita. Lo consideri un lavoro? Lo è stato, il lo è. lavoro. Io grazie a YouTube mi sono creato un'indipendenza economica, Ma come? Tu mi permette parli di vivere. con le visualizzazioni, con l'indotto, con le collaborazioni? Un insieme di cose. Diciamo che è una finestra sul mondo che puoi sfruttare in determinati modi. YouTube può dare da vivere, insomma. In una nicchia come la nostra, se solo YouTube, no. Ok. E lo sai bene, non è possibile sperare di vivere solo facendo video. No. Bisogna rendere quelle, nel mio caso, 90.000 persone, bisogna cercare di portare quei numeri a fruttare in termini economici in modi paralleli, non solo come persone che ti guardano e che quindi generano un indotto pubblicitario, che purtroppo è totalmente insufficiente data la nicchia che viviamo in Italia negli orologi. Già il pubblico che parla italiano è quello che è, e non è la community anglofona. In più è una nicchia, quella degli orologi, quindi sono comunque poche persone, quindi sostentarsi solo di quello è impossibile rispetto ad altri youtuber che Però invece può essere un trampolino per nuovi progetti, no? Hai sono lanciato il tuo 90.000 microbrand, insomma. persone che ti seguono, 90.000 persone che possono essere interessate a fare acquisti grazie ai tuoi consigli, acquisti che magari ti possono rendere in termini di revenue, di commissioni, collaborazioni per chi cerca visibilità in questo settore, che sono e possono essere a pagamento. Cioè, Quindi 90.000 persone che ti seguono e quanti haters? non so stimare una percentuale, io la posso stimare forse
dalla quantità di like e dislike che ho puntualmente ad ogni video. E quanto siamo? Anche nel video più semplice, genuino, tranquillo che fa, io ho sempre il 2% circa di dislike. Che non sono tanti. No, è pochissimo. Cioè, quando sono tanti arrivo al 6%, 5%, quando un video è molto divisivo e polemico. Quindi L'argomento è controverso. Quindi, secondo me, io facendo io penso di avere 2000, su quei 90.000, che non ti sopportano. un migliaio, cioè un po' di persone sparse per il festivale che mi odiano sono i primi. Sì, non sono, non sono like le prime interazioni sono sempre dislike. Sono Quindi i primi che... i tuoi follower più accaniti, quelli che proprio non ti sopportano, ma che in realtà nel profondo Hanno bisogno di te. hanno bisogno di vederti per venire nei commenti a per sfogarsi. sentirsi migliori. Sì. E tu ne hai di haters? No, almeno No, al non momento. ricevi insulti, polemiche? No, c'è stata No, perché sei un'azienda. in alcuni video c'è stata una signora che Una signora. La signora. il nome era da donna, poi non lo so. Ah, ok. Una signora che Che ci diceva aveva da che dire? lavoriamo male. Ma in maniera così fantasiosa, con argomenti che non erano tangibili. il solito hater. Il solito che- hater. no, Sì, che poi Sì, però una, sai, non fa... non fa Anzi, test. io vorrei qualche hater, faccio un invito, perché mi sembra Venite più ad importante. odiarmi. Ma si dice Sì. che sui Ti social ricordo. si dice che sui social ce l'hai fatta, insomma, sei arrivato quando hai- inizi ad avere degli E hater. difatti. Io ce li ho E io da non sempre. ce li ho e quindi non... Tu dal primo giorno. Sì, da sempre. Sì, c'è da dire che io sono Tu arrivato sei su nato YouTube. famoso. No, Sui social sono sei nato nato famoso. polemico forse. Ah, comunque Sì. adesso rispondo e ti faccio la domanda. Ah. Io ti conosco e so come la pensi a riguardo, ma diciamolo un po' anche a chi ci ascolta. Cioè, come reagisci tu agli hater? Cioè, te non te Perché frega ne stavamo niente. parlando prima a tavola. Sì, no, ma anche in passato ne abbiamo parlato. Cioè, tu te ne sbatti. Cioè, te ridi. No, allora per me ogni occasione è un'occasione di confronto e di crescita, da sempre. Cioè, quando qualcuno ci vedo uno spunto, lo utilizzo. E per esempio stavamo parlando proprio di Stefano Cecchini, no? Che salutiamo, Grande. tuo grande amico e nemico allo stesso tempo. Penso di essere io suo nemico, ma io gli voglio Tu il bene gli vuoi dell'anima. Sì. E un po' vale lo stesso per me, perché quando mi fece un video in cui polemizzava alcune cose, dove quando qualcuno polemizza io comunque cerco di prendere spunto, se la critica può avere un fondamento, no? Che ne so, la musica è troppo alta, perché qualcuno dice ma non mi rompere, ci scelgo io cerco di farci caso, magari è veramente troppo alta. Effettivamente l'ultima volta era veramente troppo alta. Poi ti dispiace quando fai un video di 20 minuti, magari ci sono voluti 3 giorni a scriverlo perché parli della storia dello Speedmaster e tutti si mettono a scrivere la musica è troppo alta. Ho capito, ma il video ti è piaciuto o no? I contenuti, magari. Però anche lì... Però quello non è tanto l'hater. Quelle sono No, critiche. quelle sono critiche. Cioè, l'hater... Però ecco, dicevo Stefano È Cecchini diverso. per esempio che si comportò da hater, in realtà mi fece Pubblicità. sorridere. No, più che più pubblicità, no, credo che avessi già più follower di lui, non ricordo. Però ecco, mi fece un po' sorridere questo modo di porsi, tanto che poi lo invitai in un podcast ed è stato mio ospite. Però l'hater no, non mi fa effetto, anche perché io tutto quello che creo lo creo in buona fede. Se parlo di un microbrand è perché mi è piaciuta la E sua appunto, storia. non ti colpisce qualcuno che ti attacca? No, perché so che non ho nulla da rimproverarmi e so che mi sta attaccando senza motivo e quindi mi scivola, mi fa Appunto, è cattiveria sorridere. gratuita. Dipende, Sì, ma non- dipende la tua sensibilità, come funziona e se... Nel mio caso ho avuto abbastanza gravi problemi di bullismo nel mio passato e ancora oggi si ripercuotono nella mia quotidianità Lo vivi come un attacco personale. moltissimo. Cioè io magari A te colpiscono. a me colpiscono, a lui magari no, o meno. No, qualche commento mi fa arrabbiare, però mi fa arrabbiare quando va a Però non ti minare. ferisce. Qualcuno mi ferisce, Ah. però non fanno l'hater, breccia. non l'hater sistematico. L'hater sistematico, quello lì che ti scrive il papiro per, No. per dirti che sei scemo, lo blocco direttamente, No, sei troppo scemo. sì, 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 Quindi sì. li blocchi. Molti li blocco, sì, ma perché sono persone con cui non Sì, si sì, può io ragionare. bannavo, perché ultimamente un po' meno, ma bannavo quotidianamente tante persone. Ma lo capisci Vabbè, subito una sì, persona lo Adesso capisci. un consiglio da parte vostra.
cosa devo fare per guadagnare un po' di hater veri. No, non ti preoccupare, continua a fare Continua a lavorare, contenuti. continua a creare Che ce contenuti, li avrai lavora sicuramente. bene, arriveranno. Arrivano Se sicuramente. lavori bene, arriveranno. E allora fino adesso i miei risultati non sono buoni. Vabbè. No, Mi impegnerò di più. devi spingere sull'acceleratore. Quanto, per esempio, gli hater hanno condizionato alcuni tuoi contenuti, alcuni tuoi video? Quanto hai deciso questo non lo faccio perché Tante mi volte, criticheranno? Sì. tante volte determinati argomenti sono diventati molto difficili perché sai già che non puoi esprimerti liberamente, perché sai già che i benefici non saranno alla pari, psicologicamente parlando, di tutta la pesantezza che poi arriverà dopo. Quindi tendenzialmente a volte mi sono autocensurato, evitando determinati argomenti. Questo te lo posso No, dire. io invece no, alcune volte l'ho fatto apposta a prendere argomenti controversi. Qualche volta l'ho fatto anch'io, però a un certo punto, quando ho capito che lo stavo facendo io, ho smesso di farlo, perché ho capito che mi facevo del male da solo. No, io invece mi sono accorto, anche perché mi piace tanto la psicologia, mi piace osservare, fare autocritica, fare autoanalisi. Ho osservato un fenomeno per cui quando prendi un argomento controverso e sei convinto di quello che dici, ed è magari un argomento che nessuno prima aveva affrontato, trovo molto più consenso di ciò che mi sarei aspettato. Per esempio, uno dei primi video che feci era Rolex a rate. Sì. Lo scopo, che poi sono stato molto bersagliato da altri creators soprattutto. È un argomento abbastanza delicato effettivamente. Però il mio scopo era, diciamo, affrontare l'argomento da un punto di vista oggettivo, e cioè proprio sviscerare i motivi per cui in tanti hanno sempre sbeffeggiato chi poneva l'idea di poter comprare un orologio di lusso a rate. Rolex serviva nel titolo a destare curiosità, e spiegare invece, per esempio, perché poteva essere un'idea valida, che non è semplicemente comprare l'orologio quando non posso permettermelo. In realtà i motivi erano ben spiegati. Uno di questi poteva essere: ho della liquidità che non voglio togliermi e preferisco pagare pochi interessi su un orologio che addirittura nel mercato a quell'epoca stava crescendo di valore. Certo. Un altro poteva essere, per esempio: non ho ora la disponibilità, ma ho trovato l'occasione della vita, un vintage particolarmente raro che devi comprare subito perché Un orologio da chiossone, così. un orologio da A caso. Insomma, e mi sono accorto che in quel caso, nonostante fino ad allora su YouTube fosse osteggiata l'idea, addirittura un po', diciamo, tabù, nei commenti in realtà in tanti avevano capito lo scopo del video. Però c'era qualcuno. Che poi in realtà, Come quando sempre, però insomma... all'epoca mi sembra di ricordare che metodi di pagamento come PayPal, rateizzato, Klarna non c'erano fossero ancora così. No. Forse non. Posso dire anche Adesso è una diventata cosa la normalità. polemica, la posso dire polemica, spaccherei la tazzina per te. Sono stato criticato tantissimo da chi poi compra, per esempio, i microbrand con le 3 rate PayPal. Cioè, mi stai dicendo che l'argomento Rolex Aspetta, a rate non aspetta, va non bene? vorrei farmi nemici che sono amici. No, ma anche io ho detto il Vulcan lo potete comprare a rate come tanti altri orologi. Ho detto io degli orologi di lusso a rate non ho nulla contro. Critico invece chi criticava l'idea dell'orologio di lusso a rate e poi ti compri il microbrand con le 3 rate. Cioè, di che stiamo parlando? Allora, Però lì magari c'è l'idea, non so adesso come funzionasse, ma magari il zero interesse, che è sempre un fascino. sì, per può l'utente anche medio è un essere, fascino. però per me viene meno l'onestà intellettuale di dire c'aveva ragione, ci possono essere dei motivi per comprare un Ma orologio l'onestà a rate. No, intellettuale è rara. è rara, dai. questo è anche vero. E per quello dico, io non critico assolutamente comprare l'orologio poco costoso a rate a zero Ha un interessi. mercato libero, cioè, le critiche sulla moralità delle scelte degli altri, secondo me, sono fine a se stesse. Sì, hanno... Insomma, Insomma, i social si basano su questo. sì, La i gente social che si giudica basano gli su... altri senza realmente conoscerli, soltanto per quegli stralci, quegli scampoli, diciamo, che si riescono a vedere appunto dai video. Sì, uno dei motivi per cui, per esempio, gli haters non mi tangono per nulla, e cioè so benissimo che pensano di conoscermi per aver visto 1 o 2 video. E spesso, per esempio, mi capita di fare dei video di puro intrattenimento, quindi da appassionato parlare di orologeria in generale a 360 gradi, o rispondendo alle domande o commentando, per esempio, il sito di una determinata azienda nelle puntate di Beato tra gli orologi. Qualcuno mi viene a scrivere: ma orologi non ne hai mai da far vedere?
Gli ultimi 10 orologi e 10 video erano recensioni orologio alla mano, mi vieni a commentare l'ultimo in cui parlo di orologeria, che ti devo rispondere? Vabbè, c'è anche da dire che penso che voi possiate condividere. Sui social è fisso, ma proprio fisso, che c'è sempre quello che non gli va mai bene nulla. Sì. Quindi E c'è poca regolamentazione anche. Tutto nasce perché non c'è, è la legge della giungla, il non è social. poca regolamentazione, è la libertà. Certo. Dall'altra parte. Certo. Però se fai vedere Rolex, ma che noia sempre Rolex, se fai vedere le altre marche, ma noi vogliamo vedere l'orologio che ha mercato, cioè come la fai? Sì. Io per esempio parlo di Rolex e mi criticano perché parlo sempre di Rolex, parlo di microbrand e uno mi ha scritto da Rolex a microbrand. amico orologiaio nei mercatini e un attimo, capito? Pensava di insultare me e Cesare con un solo commento. Vai. No, comunque secondo me questa libertà che ci danno i social di esprimerci sul web in questi ultimi anni si sta acutizzando sempre di più un fenomeno del fatto che la nostra visione delle community che ci commentano è completamente distorta, nel senso che la gente realmente pacifica, normale, appassionata, che non ha, come dire, a me viene brutto da dire, che non ha il bisogno, i grossi problemi, i bisogni di andare a sfogarsi nelle proprie frustrazioni nei commenti, cioè non ha bisogno di commentare, Non commenta. cioè la gente non commenta. Per quello che sembrano tutti strani tutti hater, perché cioè, commentano... chi commenta è veramente neanche l'1%, è lo 0,1% su di 10.000 visualizzazioni, 60 commenti. capisci? Cioè, quindi chi commenta tendenzialmente oggi è sempre di più un commento negativo. Cioè chi ti Io ho notato supporta che lo chi fa in modo commenta- silenzioso. Ho notato che chi commenta o è davvero così colpito dal video da doverti dire che gli è piaciuto, Sì, che- oppure è una critica. oppure è uno che deve criticare. Sì, Sì, difficilmente. A me per esempio non capita di commentare, a meno che non sia così contento, mi è capitato Sì. spesso di volermi complimentare per il contenuto, per l'esposizione. Le volte che insomma. faccio un video io lo faccio sempre. Esatto, Sì. sì, anche perché sono scritti da me. E Quindi ecco, è molto felice per l'idea, non per come... certo. Per concludere, Sì. orologio più brutto della vostra vita, proprio che non vorreste vedere neppure Prego. Allora, per io sbaglio. non vorrei essere querelato da nessuno. Ok. Quindi passiamo punto in alla alto. prossima domanda. No, quindi punto in alto. che E tanto così non fu che tanto- Rolex gli mandò una lettera. No, l'Audemars Piguet Royal Oak Offshore in varie salse. Trovo sia un orologio agghiacciante. Agghiacciante? Sì, Ok. Tu ne hai in vendita? Sì, tu C'è devi. Grazie. un orologio buono per aprire le ostriche. Sì. E non è neppure affilato. Non è pure neanche quasi vagamente impermeabile, entrerebbe pure l'acqua salata dentro. No, credo sia... Scrivetemi, ve li vendo 50 tutti. metri. No. 100? Almeno 100 mi sa, sì. Va. Nonostante sia un diver, però crono, con tasti a pompa. Ah, Tu parli del crono? Sì, sì. del crono. no, Giulio, tu? No, a me Audemars piace. L'offshore ti piace? Non in tutte le versioni, devo essere sincero, quelle troppo grandi le trovo esagerate, ma a me piace. Quello che io non comprerei mai, ma è un gusto soggettivo, è un orologio che ho venduto tantissimo. Cioè? Ho venduto negli anni scorsi, ne ho venduto una marea. E non tutte lo le compreresti mai? volte- Per me no. Per te? Per me no. Cioè? Personalmente va benissimo. Corumbato. In Ah. alcune versioni è lo school. anche... Ecco. No, ma Forse c'è lo di school è molto quello peggio. che mi piace di più, in C'è di realtà. molto- Almeno c'ha qualcosa C'è di di strano. molto peggio. Ci sono alcune versioni che tra colore e disegni... È vero, e tu Guarda. spesso ne hai. E li ho sempre venuti bene. Sì. Però io al polso, tutte le volte che lo appoggio, lo trovo scomodo. Agghiacciante anche quello, effettivamente. Sì. Quindi a me personalmente non piace. Però si vende. Si vende, è vero, sì. Io penso che il più brutto che ho in mente io non si venda neanche, il Joker di Invicta. È una No, cosa- se esiste lo vendono. Stai pur certo che lo se l'hanno vendono. fatto. Su Amazon c'è, è una cosa... Vabbè, ma con Invicta ti È piace. una cosa con un naso, non so, sembra spari sulla Pulcinella. Croce Rossa. Io non non lo va. conosco, ragazzi. Invicta sono. Mettete in C'ho anche barazzo. un blasonato. C'ho Allora- anche un Ah, blasonato. ecco, sentiamo. Vai. No, non lo conosci Invicta? il Joker di Invicta?
No, sei un uomo Invicta fortunato. proprio che faccia Invicta orologi. sono orologi... No, Invicta non gli zaini. E io è rimasto lì. Sono orologi che più o meno vestono come Sì, minimo più o così meno. al polso. Ah, Ha la comodo, forma di una tazzina. Placcature oro, effettivamente penso ci sia 25 kg d'oro, anche se sono placcati, cioè sono Sì, talmente finto. grossi che... Sì. E sono proprio orologi Ma da non credo palestrato sia oro, americano, pieni di diamantini finti. Ah, bello. Sì, è roba agghiacciante. Sono Mentre c'è strani. quello blasonato. Il blasonato che è proprio per quanto tecnicamente possa assolutamente ammettere che si tratti di un'opera d'arte, Mhm. il The Godfather di Jacob Belco, Ah, il padrino con il carillon all'interno che Ma gira. quello non è veramente un orologio da No, polso. no, viene venduto con il cinturino e un orologio da polso. Ti prego, ma chi è che va in giro con il mondo sul... C'è qualcuno che va in braccio, giro, dai? soprattutto i testimonial di Jacob Belco. Ah, e beh, Quello- c'è quelli pagati da Giacomo e Co, dai. non riesco a Quello- definirlo agghiacciante, però come tanti orologi di tanti marchi indipendenti non li reputo oggetti indossabili al polso. Non è indossabile. È un Non esercizio... Parlando di orologio da complicazione e polso. quant'altro. Sì, ma allora fallo da tavolo. Da tavolo sarebbe incredibile. Perdonami, cambierebbe Belle. completamente il target di clientela e sicuro non lo venderebbero mai. Perché quello da polso lo vendono, dici? Eh, A parte che Ti costa, posso- quanto costa? Un ti posso- non ho milione. la più pallida idea. Ma ti posso garantire che c'è gente che lo compra, che non lo indossa, ma lo compra e lo mette lì. Vabbè, pure quello da tavolo, lo compri e lo Credo metti che sul Sylvester hai Stallone visto? sia uno di quei tipi di clienti. Bravo. Hai visto Può essere. l'orologio che ha messo in asta Sylvester Eh. Stallone? Il Patek? Sì, il Grandmaster sì, Shine. sì, esatto. L'ha comprato e non l'ha mai usato. Ma Vabbè, perché? mai. Perché Però, lui l'ha comprato però non è perché era- il The Godfather. Perché lo voleva, doveva averlo. L'ha comprato perché lui voleva dimostrare alla sua cerchia di amici che era riuscito ad avere un orologio estremamente esclusivo. Te che gli immagini altri non Sylvester avevano. Voleva Guarda che l'orologio ho più comprato. complicato del mondo. lo Sì, voleva. ma tu scherzi, ma è vero. Sì, sì, L'ha detto, ci l'ha sta, detto in ci un'intervista. sta. E poi lo vende, ci guadagna e fa anche il figo, ma è ancora imbustato, plasticato, non l'ha mai indossato. Quindi c'è tanta È gente una forma di collezionismo, Esatto. di Un po' cioè, autoerotico. esatto, che compri per vederlo, ok? Ma non compreresti mai la pendola da tavolo, perché diventa una collezione diversa. No, dai. Potrebbero esserci Senti, è come gli il concetto appassionati. dei famosissimi Atmos di Gégé Lecoultre. Beh, Ok, pendole bellissime tra le altre cose. Ma sai quanta gente... ma sai quanto costa? No, ma io quei soldi che non ho già a tavola non li spendo. ma perché non vanno neanche più di moda? Ma anche Prova a quando chiedere a andavano di Luigi XIV se non voleva un bell'Atmos. Aspetta che lo fanno subito. Mi pagare il numero di Luigi? Arriva, sì, sul te lo giuro. camino, sai. L'orologio più bello del mondo. Più bello, e ti devo rispondere io, Vai. sarò proprio banale, di una banalità che mi aspetto le critiche Certo. vanno benissimo. Il 5712 di Patek. no. Eh beh. No, no, quello sì. è il mio orologio più bello da vedere. Siamo banali non da uguali. mettere al polso. No, io anche da mettere No, al io non lo polso. metterei mai al polso. Perché? Perché sul mio polso sta male. Ah, vabbè. Quindi A tutte me- le a volte me- che lo vedo, tant'è che non l'ho comprato nella mia collezione proprio perché... E tu che sta male. potresti? Tutte le volte che lo vedo, Tu bello, che bello, offri i bello, pranzi. però al polso il più bello Eh? di tutti. Adesso ve lo dico io una cosa che proprio... Adesso guadagno gli ether, vuoi vedere? Vai. Il Daytona, il Pepsi ceramica. Spegnete tutto, Chiudete. chiudi. Come il Pepsi Pam, ceramica, pam, il più pam. bello del mondo. Ragazzi. Di migliaia di orologi, un Debetune. Perché ne vende continuamente, ne vende No, tutti i no, giorni. non è quello. Lo rende No, felice. e dovrebbe, No. dovrebbe scocciarlo invece. No, perché quell'orologio che secondo me ha l'equilibrio perfetto tra alta orologeria ma non troppo sfarzoso, tra orologio che ti dà quell'allegria. Ma alla perché fine non un sportivo. 5 cifre che almeno è proporzionato? Perché pure a me piace il ceramica, però lo so che è un orologio un po' sproporzionato, un po' pacchiano. Senti, Perché non io il ho 5 anche cifre? il 5 cifre perché la mia Sì, lo passione so. nasce col 5 cifre. Jubilee. Lo so, ne abbiamo anche parlato in altri video. Ma poi lo sai, per me Ti piace il ceramico? l'evoluzione, no, è l'evoluzione. Ti piace tecnica l'evoluzione? E quindi Vabbè. vado per il ceramica. Ma Pure devo io alla dire fine che, indosso il ceramica, cioè, per se questi mi motivi, dici però. il secondo ti dico il Pepsi 5 cifre, ecco, giusto per... Per me Ma l'orologio... gli Ether alla grande Hater, qua. hater, su di me. Allora, per me, anche se lo devo ammettere, sul mio polso non ce lo vedo, però esteticamente è un Chapek che ho portato anche sul canale. Ah, sì. Quello per cui ti hanno criticato.
giusto? No, io l'ho Ho capito criticato. male. No, Ah, tu l'hai criticato. Io sì. No, è il Midnight in Geneva della serie Quebec. Il Midnight in Geneva misura 39 mm. Me l'immagino già un bello zoom di Davide. È un orologio forse un po' antico Sei un come stile. classicone, sei un classico. È romantico, c'è questo quadrante che ricorda io- il cielo stellato. Per me quello è il Quello bello. per te è il più bello del mondo. Quello è un orologio che io non me lo vedo al polso, però me lo stamperei in una gigantografia da guardare in casa. No, io per essere onesto ho detto il 5712, non torno assolutamente indietro. Sotto c'è una lista di roba strana, da De Bethune a Chaikin. Però devo essere onesto, devo dire quello che veramente, se mi dovessero dire scegli un orologio, Bello, il È più lui. bello che devi usare, che devi avere per equilibrato, sempre, perfetto. direi Però, quello. Altrimenti, per esempio, il De 57, Bethune 12. 12. In che versione? No, acciaio blu classico. Il più banale che ci possa essere. Banale per quanto perfetto. Sì. Equilibrato, secondo me cioè alla sì. fine Secondo me l'orologio indossabile è anche semplice. semplicemente Per quello io ho complicato. preso il Pepsi. scusa. Siamo dei banaloni. Cioè... Beh, noi, tu Ma io no, Concia io sono un Pecca, ti sei voluto intellettuale. proprio elevare. Però non lo indosserei al polso. Non me Perché lo- no? Perché non me lo vedo bene sul mio polso. Anche tanti Cartier li reputo magnifici, ma non me li vedo bene al polso. Vabbè, al pozzo hai l'Aprist. E io ho il mio Exit Watch. Veramente. Mi ha portato a non indossare L'hai quasi fatto altro. tu. Direi che possiamo Possiamo concludere. chiudere. Bene. Ci siamo? Dopo 8 ore Ci di siamo? podcast. Dopo È 8 ore. finita? Allora, Una dai. pezza. Ce l'abbiamo fatta. Non so da quanto tempo stiamo registrando. Uscirà una puntata alla fine di 30 minuti. Non so, io sono entrato perché c'era il sole. C'era adesso il c'è la sole, è notte, vero però. vabbè. Andiamo a cena? Dopo. Non so se troviamo ancora aperto. Anche perché non l'hai regolato. È un- Sono vuoi dire a l'una tutti? e qualcosa. Non si può Lo vuoi dire a commentare. tutti? Non Lo so. sanno già. Grazie per essere stati qui da Mezcla a Bari, tra l'altro, che ci ha ospitati insomma per questa Grazie a puntata. Francesco allora. Grazie a Francesco. Ci Lavoro sarà di sicuramente casa un una po'. seconda puntata, come dicevo all'inizio, con un nuovo ospite. Marco, ti rivediamo presto a Bari. Prestissimo, non vedo l'ora di Prestissimo, non tornare. vedi l'ora. Vado- Aspettatemi. Torno a Milano e poi torno subito. Riparto sull'altro aereo per Ti tornare. aspettiamo qua. Cambia vestiti. Sì, Grazie a forza. tutti, grazie a voi per averci seguiti. Ci vediamo in una prossima puntata qui su Talk. Ciao. Ciao.